Federbet è un'associazione di diritto belga che si occupa, che ha tra i suoi scopi principali quello di cercare di attutire o addirittura di eliminare il problema del match fixing. Il problema del match fixing è un problema che è venuto alla ribalta in Italia un sacco di volte negli ultimi anni per l'inchiesta di Bari, per l'inchiesta di Cremona, ed è un fenomeno pressoché ciclico, cioè accade ogni tot anni che questo fenomeno si ripresenti e vada a via via minare le stesse fondamenta del calcio. Io ora farò una brevissima introduzione spiegandovi quello che è successo solo negli ultimi mesi a livello europeo e qual è la possibile soluzione che pone in essere Federbet perché questo fenomeno scompaia dal campionato italiano o comunque dagli altri campionati in generale. Questa è una piccola mappa di come il virus si stia espandendo in tutti i campionati europei ed extraeuropei. Cito solo alcuni brevissimi flash per farvi capire il fenomeno. Il campionato che è più corrotto in assoluto in questo momento è quello del Canada, quindi una nazione che è vista come in realtà una nazione che è eticamente forte, è una nazione completamente affetta da questo problema. È un problema che non colpisce semplicemente il calcio, ma colpisce tutti gli sport in generale, come abbiamo visto anche adesso dall'inchiesta di Cremona, che nel calderone delle partite truccate sono finite un sacco di partite di tennis. Ed è un problema che sta diventando sempre più grande, quindi ogni anno il numero delle partite truccate aumenta sensibilmente con un trend che pare irreversibile. Anche questa è una... Ok, adesso vi do degli esempi di solo quello che è successo quest'estate. Questa partita è stata giocata un lunedì mattina alle 9 del mattino e vedeva coinvolte due squadre, il Freamunde, che è una squadra di seconda divisione portoghese, e il Ponferradina, che è una squadra di seconda divisione spagnola. La partita era palesemente pilotata, quindi questi numeri che contraddistinguevano le quotazioni delle partite impazzivano, c'erano dei numeri che fluttuavano in maniera completamente anomala e significava che questa partita aveva in sé il germe della manipolazione. E uno dei nostri partner è la Lega Spagnola. Cosa facciamo? Chiamiamo la Lega Spagnola dicendogli: guardate che una delle vostre squadre sta palesemente truccando una partita. Va bene, ce ne occupiamo noi, gliela faremo pagare, è impossibile che noi ci occupiamo così tanto di questo tema, e poi loro si comportino in questo modo. La Lega Spagnola chiama questa squadra di Ponferrada e Ponferradina e loro gli dicono: ma come? Noi ci stiamo allenando qua, non ci siamo mai mossi da questo campo. Cos'è successo? È successo che la squadra portoghese, che poi ha finto di avere il sito hackerato, ha organizzato una partita con 22 attori, quindi c'era chi aveva la maglietta del Real Madrid, chi aveva la maglietta della Juventus, chi aveva la maglietta dell'Inter, e ha guadagnato su questa partita circa 5 milioni di euro. Siamo stati in Portogallo per investigare su questa cosa. Pare che questi signori, per fare tutta questa cosa qua, abbiano speso 20 euro pagando il custode del campo per farsi aprire il campo. Ovviamente erano collusi le ditte che hanno mandato le persone a fare il servizio di live, il servizio di scouting, e investigando abbiamo scoperto che poi il direttore sportivo di questa società è una vecchissima conoscenza del calcio italiano e che l'allenatore in seconda di questa squadra è cotitolare del campo dove hanno giocato la partita. Quindi è stato organizzato tutti da queste persone. Fatto l'indagine, date le nostre determinazioni alla polizia e alla Lega portoghese, secondo voi qualcuno ha fatto qualcosa? Assolutamente no. Altri esempi di quello che è successo nell'ultimo periodo. In Latvia, oggi abbiamo qua il rappresentante della Lega Lettone, che è questo ragazzo giovanissimo di appena 25 anni che è il presidente della Lega. E in Latvia 2 settimane fa hanno arrestato 8 persone
sulla base di una nostra segnalazione fatta l'anno precedente su una partita di Champions League che era Elfsborg-Daugava, ha portato all'arresto di 8 persone. E anche qui la cosa simpatica o antipatica dai punti di vista è che quello che è stato arrestato era già stato squalificato a vita, che è il presidente formale di questa squadra, era già stato squalificato a vita 8 anni fa, poi si è riciclato, ha finto di diventare l'autista del club ed è stato arrestato per la seconda volta. Sto cercando di fare proseguire le slide. Caso in Svezia, denunciamo in Svezia in anticipo per 4 volte ai giornali come sarebbero finite le partite, per 4 volte. Contattiamo la federazione svedese, gli diciamo in anticipo come le partite sarebbero finite, la federazione svedese, dopo aver analizzato quello che gli abbiamo detto, ci risponde: noi non abbiamo nessun tipo di problema, arrivederci e grazie. Ora, delle due l'una, o siamo degli incredibili indovini, oppure c'è qualcuno che sta continuando a chiudere gli occhi e sta continuando a fare andare avanti questo tipo di fenomeno. Grecia, 2 settimane fa, prima contro seconda in classifica, truccano la partita. Denunciamo ai media, sempre in anticipo, attenzione, noi diciamo sempre ai media come la partita finisce prima che la partita si giochi, non dopo che la partita è finita gli diciamo la partita era truccata, no, li contattiamo e gli diciamo la partita finisce così. Questi si spaventano così tanto che dopo una settimana ne truccano un'altra e truccano Olympiacos Pancraticos. Vorrei fare partire il video. Guardate il portiere dove si butta pur di non parare il rigore. E guardate il secondo gol perché è clamoroso. Attaccano i rossi, Non era facile, Sì, il difensore, il primo ha cercato di rinviare. Sono andati in 2, sì. E il problema in questo caso è che l'Olympiacos probabilmente non c'entra nulla. Anche il terzo, il portiere decide che... Altro esempio, dell'ultimo esempio, e poi ho concluso e faccio una chiosa finale spiegando come questo si potrebbe evitare. Lokomotiv Zagabria-Istra fissano la partita sul fatto che il primo tempo vinca la squadra in trasferta e il secondo tempo vinca la squadra in casa. La quota passa da un totale di 26, quindi io ti do 10 euro, tu me ne dai 260, a 2,5, da 10 a 25, il che sta a significare che, come se analizzassimo un prezzo di borsa, un'azione nel corso di una giornata perdesse il 90% del suo valore. Voi capite che è impossibile, anche perché è un fenomeno strano che il primo tempo vinca una squadra e il secondo tempo ne vinca un'altra. Ma la cosa incredibile è che questi 4 mesi prima avevano fatto la stessa cosa, denunciata, inserita nel report, e questi dopo 4 mesi fanno identicamente la stessa modalità di truccare la partita. E guarda caso esordisce come portiere nell'Istra un ragazzo che fino a 2 settimane prima era a Singapore, che magicamente arriva, diventa titolare e subisce anche lui dei gol clamorosi facendo questa cosa. Ora, questi sono alcuni dei nostri partner: la Lega spagnola, la Lega Lettone, il Varese, l'Atalanta, l'Udinese e la Sampdoria. Cosa facciamo noi con le squadre? Alle squadre risolviamo il problema del match fixing. Ma come lo facciamo? Lo facciamo andando a dire ai calciatori, su mandato delle squadre, che loro da questo momento sono controllati. Noi controlliamo tutte le quote, se ci sono delle anomalie siamo obbligati insieme alla società a denunciarle alle istituzioni, che possono essere polizia giudiziaria o organi di giustizia sportiva, e soprattutto andiamo dai giocatori a dire:
Ragazzi, da questo momento c'è una videocamera che vi controlla 24 ore su 24. Se voi sbagliate, la società vi denuncerà. Da quando abbiamo iniziato questo metodo in Spagna, in un anno abbiamo cambiato il calcio, perché è la realtà, perché l'anno scorso, vi ricordate tutti i finali di campionato in Spagna con il Levante che 2 anni prima si truccava le partite, l'anno scorso andava a battere il Barcellona e Atletico Madrid senza giocare di nulla. Magari Francesco, fammi un esempio anche sul calcio italiano, sul discorso diciamo, dell'ultima stagione, no? Sì. Da quando abbiamo iniziato in Italia, giustamente faceva notare, l'anno successivo alle denunce a Bari e Cremona nessuno dei giocatori ha fatto nulla perché erano spaventati, e adesso nei campionati italiani, soprattutto in Lega Pro quest'anno, hanno ricominciato a delinquere in una maniera esponenziale, e ci accorgiamo di, quando lavoriamo insieme alle società, ci accorgiamo di come cambia la mentalità dei calciatori e di come cambia la mentalità delle società. E se ci pensate, la risoluzione del problema è veramente semplice e l'immagine della società, l'immagine del calcio ne guadagna tantissimo. Non dimentichiamo che però adesso si sta creando un altro fenomeno che è altrettanto pericoloso come quello del calcio scommesse, che è quello di pagare qualcuno per starsene in silenzio. Cioè c'è qualcuno che si presta a dire che niente è successo solo per fare stare tranquille le squadre o le federazioni o le leghe e non fare assolutamente nessun tipo di nessun lavoro di questo tipo. Quindi problema in continua espansione, ma problema che può essere risolto, problema che dà alle squadre, soprattutto dell'Ovest europeo, una grande tranquillità. Dove il problema è più grosso, ovvero nell'Est Europa, in determinati campionati, è più difficile avere un rapporto con i club, e in quei casi bisogna inasprire le norme e fare una serie di interventi a livello legislativo, ma anche a livello investigativo, che vadano a colpire i reali colpevoli di questo che è un problema veramente, veramente grande. Lascio la parola adesso a Emils, che è il presidente della Lega Lettone. È un ragazzo giovanissimo, come vedete, ha 25 anni, e io ho trovato in lui un interlocutore veramente interessato a questo tipo di problematica, quando la federazione non era interessata per nulla. Questo ragazzo, insieme a lui abbiamo creato un memorandum di understanding insieme alla Lega Spagnola, quindi la Lega Spagnola è al fianco della Lega Lettone per lottare questo tipo di problema, e vi spiegherà un attimino la sua esperienza e quello che ha fatto. Lo farà in inglese e traduciamo ovviamente in italiano. Grazie per l'attenzione. First Francesco, thank you for having me here today. Ladies and gentlemen, nice seeing you here. As I suppose Francesco said, I'm Managing Director of Latvian Football League, Latvian Football Higher League, Virsliga in Latvian. I'm in my position since January, and since January, as I started working, my message was clear that there will be no match fixing, or there will be zero tolerance policy to match fixing. And 3 of the teams, we believe, are fixing regularly, because we are receiving reports on their games constantly. Way too often that it should be, and we believe I will finish. Right. It will be easy, and we believe that in those teams it is the match fixing is in that level that even team management is involved and is basically having those teams only for this purpose. Please. One of those teams was relegated this year. Another team was the one that Francesco mentioned, where arrests were made, and the 3rd team is still in the league and probably will play in next season as well. Sorry, what happened to the second one you mentioned? One team was relegated. The second team is the team that Francesco mentioned, but they are still active. We don't know how the team stands. The 3rd one is also active. You're investigating. Yeah, right. let's see how the licensing process goes for them. And all other 7 teams
are also under the risk of match fixing, probably not because the team management is involved, but the players are flowing from one team to another team year after year, and they are spreading this disease. I would like to name a few of the reasons what makes Latvian Football League, what makes other Eastern European, Balkan leagues very attractive for match fixers. First, it is a very low wage compared to average wage in the country. Second, we have low wage compared to what a player can earn in illegal betting activities. We also have, but you will see all those. Right. The third thing is we have weak legislation regarding match fixing. We cannot how to say, it's not a criminal offense to match fix in Latvia. We have weak football ethics, morals, and traditions. Not that big traditions as in Western European countries. It's usually a case of delayed payments. Players don't get their wages and they are vulnerable to match fixers. And we also have, I would say, not very developed football governance and ownership of the teams. And seventh, I would say that in the past decade, the work of the federation in fighting match fixing has not been very efficient, and we have not understood how big is this problem and how to fight with it. As my education is economist, I look at this problem as an economical phenomenon, and I look at this from a perspective of demand and supply. And in this case, the demand is criminal groups in Asia willing to match fix and willing to earn in illegal betting. And supply are players, agents, teams, all involved in football that can somehow influence the result. What we are facing nowadays during the last decade is very, very big shift in demand. Demand for match fixing has increased a lot because the betting industry, thanks to IT development, has grown 3 times during the last 5 years. And they need new markets, they need more and more games to fix. Quindi è cresciuta la domanda di truccare le partite e di conseguenza è cresciuto il numero delle partite che sono truccate e quindi ci si sta muovendo in questa direzione. And we can fight and move this market equilibrium away, reduce the number of fixes by first disturbing the functioning of the market, which means in Latvia we try to do things like not letting, for example, team management use mobile phones on the bench, not letting in the stadiums particular persons, like any activity that makes hard for the market to function. We try to improve the exchange of information between betting operators in Latvia and us. And also we try to put as more as possible games during the active season or active period of other leagues. For example, if there is a Premier League game going on, we will try to put our game in parallel so that it's not attractive to have this game with our tricky teams to be available at that time in Asia. Of course, from the marketing perspective, it's wrong, but with some of those teams we have to do it. And, dal punto di vista del marketing è sbagliato, della comunicazione, però questo è uno degli strumenti che loro stanno cercando di mettere in pratica. But when it comes to June, July, when most of the, or let's say all of the big leagues are having the rest period, we are having our peak period. And there it's very hard to do something. Durante l'estate, quando la maggior parte dei campionati principali maggiori sono terminati, il loro campionato invece si trova inizia proprio durante quel periodo, e per cui durante l'estate per loro è più difficile controllare questo fenomeno.
The part that we can influence the most is supply part, and that is what we should do. We should try to reduce supply, and to reduce the supply, we should make the costs much bigger than the benefits for the players, which means like the possibility to getting caught multiplied by punishment and total loss should be significant, should be big, so that a rational person would not choose to fix. The following things we have listed as a priority to change in order to improve the situation regarding match fixing in Latvia. First, we are working on changes in legislation to make it a criminal offense to match fix. Second, we are working and improving our own regulations so that it's easier for us to punish players in football legislation, let's say like this. Third, we are working on transparency of the teams, introducing regulations that, for example, make them to report where their finances are coming from, who are their owners. Fourth, financial discipline. We are taking a close look on what are their relations with players and with third parties. We are taking a close look, so that they don't get in debts and they don't get in debt with the players. The three things that are like project 2015, a project for next season, is education and prevention system, making seminars, educating players, and doing all other preventive activities. Hopefully, probably together with the Federbet. Then making anonymous reporting system for the players, so that they can anonymously report if they notice something or if someone has contacted them. And finally, introducing a full-time integrity officer which do monitoring. Because believe it or not, but we don't have an integrity officer in Latvia yet. Finally, some of the major turning points during the last season in fighting match fixing. First, I started working in this position in January, and January is pre-season in Latvia, and we were having at that time a pre-season friendly tournament that we organized, friendly games, and we noticed already that some of the games were very, how to say, tricky. Yeah, let's say tricky. But at the same time, we understood that the current legislation and our own regulations don't allow us to punish them and to kick them out of the tournament. So what we did, we understood that all those teams that are kind of tricky, we should treat them, if we cannot take them for match fixing, we will treat them bad and make their life harder with other things. Like, for example, you couldn't take Al Capone for other things, you took him for taxes. And that's how we are treating all those teams that we know are fixing. We make strict regulations on them. We monitor them. We make disciplinary functions on them, and so on. Second, we understood that a lot of people, majority of the society in Latvia, don't understand how big a problem is match fixing and how big money is circulating there. Because if you take a look at Latvian football league, there are most of the games are having less than 1,000 spectators. It's not very popular on TV. There are other sports that are more popular, and people think that in this sport there is not money, and what financial problems that influence society can there be? They think, okay, match fixing, football,
probably some player put some 50 euros on his team losing. It's not a bad. It is a bad thing, of course, but it's not very big and not influencing society very much. And they are very surprised when they find out that the figures are much higher, and when they find out that it's not just players putting money on losing, but it's real criminal groups approaching players and approaching young players and putting their careers under the risk. To bring the public attention on this problem, we first handed in a claim in police this year, made it very public, hit all the headlines. Second, we made a press conference, 2 meetings in the parliament, brought to this problem parliament's attention, and also Francesco came there. We again hit all the major televisions, all the news. And now we are working on improving our legislation and making match fixing a criminal offense, which we believe will be a very big and important step in fighting this problem. Thank you for listening. Allora,